Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Io sono Jurassic Paddock e oggi sono qui per spiegarvi le mie personali teorie su Jurassic World La Rinascita, post visione del film. Infatti il risultato dell'ultimo sondaggio che ho messo su YouTube è che avete preferito vedere le teorie su Jurassic World La Rinascita. Qualcosa l'avevo già spiegato un po' nel video precedente, tuttavia ho voluto fare un video a parte apposta per tutte le teorie personali. Quindi se siete pronti, vi invito ad iscrivervi al canale se volete rimanere aggiornati sui vari contenuti relativi alla franchise di Jurassic Park e se il video vi piacerà mettete un like e adesso partiamo. Le teorie che ho pensato per conto mio sono 4, in ordine vedremo la Parker-Genix e la Biosyn, il mistero della famiglia Delgado, il DNA delle creature e infine vi racconterò brevemente una teoria che non è propriamente una teoria, quanto più un'analisi personale del franchise per farvi capire perché io credo fermamente che questa isola non sia della InGen ma della Biosyn. Partiamo con la prima. Il titolo di questa teoria ci dice già qual è il concetto base. La nuova azienda Parker-Genix è in realtà la Biosyn e oltre a darvi qualche indizio e prova, vi dico pure in che modo la Biosyn è diventata la Parker-Genix. Nel film infatti scopriamo che la Parker-Genix è un'azienda relativamente nuova, infatti il nome stesso dell'azienda prende dal nome di questo signor Parker. Si suppone quindi che questa azienda sia nata sotto il controllo di un Parker, che ancora ne è il capo. Quindi credo che abbiamo massimo 20-30 anni di attività da parte di questa azienda, se il suo fondatore è ancora vivo e la gestisce. Se dovessimo prendere in considerazione la realtà, credibilmente una persona riesce a fondare e creare un'attività intorno ai 20-30 anni. E se parte da una situazione economica bassa, ci vogliono parecchi anni prima che un'azienda possa avere tanti soldi e possa finanziare una missione come quella di La Rinascita, pagando milioni e milioni. Se invece il suo fondatore è partito da una situazione finanziaria molto profittevole, e credo che sia questo il caso, avrebbe senso che abbia già milioni e milioni da usare per una missione come questa. Di conseguenza la Parker-Genix potrebbe avere anche solamente 5-10 anni, un po' il periodo di tempo tra dominio e la rinascita. Krebs, il cattivo del film, è poi il personaggio chiave del mio discorso. Lui fa tutto per conto del signor Parker, sa tutto su quest'isola, sugli interessi delle aziende e sui due parchi. Eppure non si degna di nominare niente, non nomina il Jurassic Park o il Jurassic World, non parla di InGen o Biosyn e si limita a girare intorno agli avvenimenti. Ad esempio nel film definisce un incidente il fatto che l'isola sia stata abbandonata e il film ti mette in chiaro che lui sa anche che tipo di incidente si tratti. Tuttavia l'incidente è avvenuto ancora prima di quello del Jurassic World nel 2015. Come può Krebs sapere dell'incidente di un'isola iper segreta e sapere per cosa servisse? Significa non molte cose, infatti ci sono alcune supposizioni, ovvero che Krebs è una spia per conto della Parker-Genix che spiava la InGen, ma sembra, secondo me, improbabile. L'alternativa è che lui stesso fosse un uomo appartenente alla InGen, che è passato poi alla Parker-Genix. Tuttavia lui stesso dice che quando la InGen ha dichiarato bancarotta, loro hanno preso il tracker del mosasauro. Se le sue parole sono vere, allora lui è sempre stato all'interno della Parker-Genix e non è mai stato un uomo della InGen. L'unica soluzione è che la Parker-Genix sia affiliata alla Biosyn. Infatti la Biosyn era dietro al progetto di militarizzazione dei dinosauri sul loro controllo e parte di questo progetto vedeva soluzioni nell'ibridazione, nella programmazione dei geni all'interno dei dinosauri per renderli più controllabili. È il concetto dietro anche alla rinascita. È quest'isola di cui Krebs sa tutto? È proprio un'isola usata per l'ibridazione e le mutazioni, per fare esperimenti poco controllati e ufficiosi.
Quindi l'unica soluzione al momento è che Krebs sia un uomo Biosyn, e se è un uomo Biosyn, allora oserei dire che la Parker Genix sia una filiale Biosyn. Questo avrebbe senso dato che la Parker Genix, oltre ad avere una grafica simile, ha anche delle corrispondenze con la Biosyn. Prima fra tutte il fatto che anche questa azienda si dedica al lato biogenetico degli animali e si dedica alla produzione di cure e farmaci, proprio come la Biosyn. A livello di lore del franchise invece ha senso perché secondo le parole di Krebs la Parker Genix ha dei rivali e questa rivalità c'è soprattutto tra aziende nuove che devono fare ancora strada verso la stabilità economica e sociale e politica, come la Biosyn. Tuttavia, come può un'azienda con così tanti soldi avere dei rivali? Sembra quasi che se vogliono potrebbero non averne, solo che per loro è ancora troppo presto prendere già il controllo del mercato farmaceutico. Se la Parker Genix fosse la Biosyn invece avrebbe più senso. Ora vi spiego meglio cosa intendo. Immaginate la situazione subito dopo Dominion. La Biosyn crolla, il grande colosso farmaceutico a livello mondiale. In pochissimi anni una nuova azienda di cui non si è mai sentito parlare, con un nome diciamo semplice, dato che è anche il nome del fondatore, tra l'altro sconosciuto, riesce a farsi strada tra i rivali. Ciò nonostante ha un sacco di soldi, permettendosi di spendere anche 20 milioni per fare una sola missione. Inoltre, le scene nel museo mostrano scheletri di dinosauri dalla rinascita, quindi tipo quello del Titanosauro o del Quetzalcoatlus, per niente simile a quello di Dominio, che è tecnicamente la variante accurata. Come se con i soldi che ha riesce anche a controllare eventualmente musei e quindi anche chissà cos'altro, senza che la gente lo sappia. Inoltre gli uomini al suo interno sanno cosa faceva la InGen, sanno dei due parchi e probabilmente sanno anche della Biosyn. Per quanto da un lato sia sensato, dall'altro è molto confuso. Ecco quindi che la mia teoria arriva a rispondere. La Biosyn crolla, portandosi dietro anche la InGen. Così facendo, tutti i milioni di dollari che aveva devono finire da qualche parte e tutti i progetti non possono finire nel nulla totale. E qui entra in gioco la Parker Genix. Ecco cosa credo. La Parker Genix era una filiale Biosyn che dopo il suo crollo ha condotto delle indagini, trovando tutti i progetti passati della Biosyn e i legami che aveva con la InGen e le varie isole. Chiaramente la Parker Genix non vuole finire in bancarotta anche lei, quindi si appropria di tutti i progetti Biosyn e riparte da lì. Ciò avrebbe senso soprattutto per via del fatto che se in Jurassic World il dominio, tutto ciò che era legato alla Biosyn dal 2018 fino al 2022, è morto insieme alla Biosyn stessa, tutti i progetti passati no, non lo sono ancora. E a livello cronologico, gli ultimi eventi legati alla Biosyn, prima di Jurassic World il dominio, sono proprio legati all'ibridazione. Quindi la Parker Genix si riorganizza, torna ad avere dei rivali, ma adesso ha i soldi e i piani Biosyn, e scoprendo che gli ultimi progetti Biosyn riguardavano questa isola e la InGen, ha deciso di ricominciare la sua carriera partendo proprio dai dati e dalle conoscenze che avevano relative all'isola di St. Hubert. Questa teoria quindi ci spiega non tanto che la Parker Genix è la Biosyn a livello stretto, quanto più che la Parker Genix è la nuova Biosyn del franchise, che si muove seguendo le orme Biosyn e probabilmente tramite l'aiuto di ex uomini Biosyn. Tutto questo secondo me avrebbe molto più senso piuttosto di un'azienda nuova che però ha già i milioni e per qualche motivo sconosciuto sa tutto sul passato del nostro franchise e degli eventi principali. Questa teoria inoltre si legherà molto all'ultima, ovvero all'analisi, per cui appunto chiedo fortemente che l'isola di St. Hubert, che è il sito C, non appartenga alla InGen, o almeno non del tutto, bensì alla Biosyn, ma questo lo spiegherò dopo. Intanto sospendiamo un attimo per proseguire con le mie teorie. Questa mia teoria vuole che tutti i Delgado che conosciamo nel franchise siano parenti e che abbiano tutti a che fare in qualche modo con gli eventi del franchise. Voi potreste dire è ovvio che sono tutti della stessa famiglia ed è ovvio che siano legati al franchise, dato che sono i protagonisti secondari di Jurassic World La Rinascita. Tuttavia io parlo di tutti i Delgado. Già il cognome Delgado non lo sentiamo per la prima volta nel franchise in Jurassic World La Rinascita,
bensì già dal 2018 in Jurassic World Il Regno Distrutto. Infatti la prima volta che sentiamo il cognome Delgado è all'inizio di Il Regno Distrutto, quando Claire parla al telefono con la senatrice Delgado e dopo averle chiesto se ha figli, le risponde che ha 2 bambine, esattamente come Ruben Delgado, che ha Isabella e Teresa Delgado. Può essere una coincidenza, ma è una coincidenza molto specifica. Oltre a questo, il cognome Delgado è davvero poco comune, è molto comune in Spagna e molto poco in America, principalmente si concentra nel Centro America, quindi ci sta che famiglie come quella di Ruben abbiano un cognome come quello Delgado. Tuttavia, se analizziamo le origini del cognome, scopriamo che è un cognome patronimico e che molto probabilmente chiunque abbia quel nome è imparentato, anche molto alla lontana, con altre persone che hanno quel cognome. Se questo collegamento tra la senatrice Delgado e la famiglia di Rinascita è vero, c'è da capire perché hanno scelto questo collegamento, perché dovrebbero raccontare in maniera così subdola una storia di famiglia come questa nel franchise. Non saprei ancora dirvelo, a meno che non abbiano progetti futuri che potrebbero introdurre altri dettagli. Credo un po' a questa teoria non solo per le coincidenze e per il fatto che il cognome è relativamente raro, e che quindi la scelta di usare il cognome Delgado è una scelta molto specifica, ma credo anche perché il cognome lo sentiamo per la seconda volta nel franchise dopo Fallen Kingdom, non in La Rinascita, ma in Teoria del Caos, nella seconda stagione. Lo sentiamo per poco nominato dal nuovo amico di Brooklyn del gruppo LDS. Tuttavia di nuovo sentiamo la scelta di nominare i Delgado. E non penso più sia una casualità, soprattutto perché sappiamo che gli sceneggiatori di Teoria del Caos prendono molto in considerazione il canone, compreso quello del futuro film, compreso quindi sia quello di Il Regno Distrutto che quello di La Rinascita. Voi che ne dite? Pensate che sia credibile o che non ci sono abbastanza prove? Intanto proseguiamo col video. A questo punto prima vi consiglio di fare una pausa e prendervi qualcosa da mangiare o da bere, anche perché il video ne ha ancora un po' per le lunghe, ma almeno sarò esaustivo. Questa teoria non è tanto una teoria quanto più delle supposizioni credibili. Infatti i vari dinosauri di La Rinascita, quantomeno quelli dell'isola di St. Hubert, sono tutti ibridi e o mutanti. Tuttavia non sappiamo quali creature abbiano DNA di cosa, quindi vorrei fare insieme a voi delle supposizioni. Prima di tutto analizzerei le caratteristiche comuni. Infatti tanti dinosauri dell'isola di La Rinascita hanno delle caratteristiche appunto comuni tra di loro. La prima fra tutte è il pattern di strisce chiare o addirittura bianche e scure o nere sul corpo e soprattutto sulla coda di quasi tutte le creature. Parliamo del Distortus Rex, il Tirannosauro, il Titanosauro, l'Aquilops, il Mutadon, il Velociraptor, il Parasaurolofo e chissà quanti altri che non abbiamo visto. Allo stesso tempo, molti dinosauri hanno delle scaglie da rettile molto simili, parliamo ad esempio del Tirannosauro sempre, il Distortus Rex e l'Aquilops, ovvero queste. Queste caratteristiche sono comuni in un rettile specifico, ovvero l'iguana, in particolare l'iguana verde del Costa Rica, che presenta le scaglie e la coda colorata bianca e nera. Ci sono poi altre creature come gli spinosauri che hanno colori principalmente arancio e gialli, ma anche neri e bianchi, come l'iguana rossa. Una caratteristica specifica tra l'altro dell'iguana è proprio quella di saper nuotare anche velocemente e cacciare in acqua, pur essendo principalmente un rettile terrestre, esattamente come ad esempio gli spinosauri e il T-Rex, di nuovo chissà quali altri dinosauri. A questo punto inizierei a supporre quali animali hanno usato e per quali creature. Andando in ordine sull'isola, la prima specie che vediamo è il mosasauro. Il DNA di base è ovviamente del mosasauro, penso sia la stessa base usata da V per creare il mosasauro del Jurassic World. Tuttavia ha dei comportamenti, movenze e caratteristiche fisiche tipiche dei mammiferi acquatici, più in particolare delle balene. Oltre all'eleganza nei suoi movimenti e alla maniera in cui esce fuori dall'acqua, anche la pancia di questo individuo ha caratteristiche da balena. Ho trovato poi delle corrispondenze secondo me con alcune rane e nient'altro. Se trovate altri dettagli tipici di altri animali ditemelo nei commenti. Abbiamo poi gli spinosauri.
La rinascita vediamo 4 o 5 spinosauridi in totale, tutti un po' diversi a livello di colorazioni. Per alcuni di essi punterei sull'iguana rossa appunto e di quelle verdi e gialle. Il DNA di base non saprei se dire che è lo stesso dello spinosauro da Jurassic Park 3 o no, ci sono troppi pochi indizi. Altri animali che hanno usato potrebbero essere la seppia, dato che hanno la stessa capacità di mimetizzazione come l'Indominus Rex. Suppongo poi che abbiamo una buona parte di DNA di anfibio, principalmente per la maniera in cui si buttano in acqua. Credo poi che potrebbero avere comunque DNA di altri rettili o animali marini che si mimetizzano, come i camaleonti, ma non ne sono sicuro. Purtroppo la colorazione marrone e gialla riesco ad attribuirla solo alle iguane. Guardando le zampe palmate mi vengono in mente altri anfibi ma anche uccelli marini. Andando avanti abbiamo l'Aquilops, che potrebbe avere parte di DNA anche dei Microceratus della InGen, parlando di altri dinosauri. Di nuovo direi poi iguana rossa e altro non saprei. Potrebbe avere DNA di qualche mammifero per via dei suoi atteggiamenti e del fatto che si lega velocemente ad altri animali mammiferi. Ci sono poi i Mutadon. Quest'ultimi sono dei veri e propri ibridi e mutanti. Il DNA principale è di Velociraptor e Pteranodonte, questo è quello che sappiamo. Più nello specifico credo abbiano DNA di Velociraptor da Jurassic Park 3, sia perché i Velociraptor della rinascita assomigliano molto a quelli di Jurassic Park 3, sia perché si sono ispirati a loro per realizzare parti del muso. Io però supporrei di nuovo iguana e lucertole varie per le colorazioni. Chiedo infine che abbiano un minimo di DNA di primate, magari di gorilla, ma preferirei spiegarvi dopo il perché. Proseguendo abbiamo i Velociraptor. Non c'è molto da dire, sono convinto che abbiano il DNA di base di quelli da Jurassic Park 3, soprattutto perché originariamente nel primo trailer vedevamo pure un raptor a due teste, che personalmente credo assomiglia un po' agli Atociraptor anche, e sappiamo che parte del DNA degli Atociraptor è di nuovo quello del Velociraptor di Jurassic Park 3. Inoltre hanno la pupilla rotonda, e tra tutti i raptor quelli con la pupilla rotonda sono solo quelli di Jurassic Park 3 appunto. Altri animali sono di nuovo l'iguana e lucertole varie, principalmente per le colorazioni del muso e la testa larga. Abbiamo poi un raptor arancione a strisce nere e un raptor arancione e nero. Non ci sono molti animali con queste colorazioni, principalmente ce ne sono nei rettili, quindi supporrei abbiano usato qualcosa, ad esempio dei serpenti. Proseguendo abbiamo poi il titanosauro, il DNA di base del titanosauro ovviamente, ma credo anche di altri sauropodi, in particolare il diplodoco, per via della coda a frusta. Questa coda così lunga e sottile può comunque attribuirsi di nuovo alla coda delle iguane. Hanno poi una particolarità simile a quella del Distortus Rex, ovvero una massa di pelle e carne sul muso, un'escrescenza dovuta alle mutazioni. Questa non so se si possa attribuire all'uso improprio di DNA e geni di qualche altro animale, ma di questo preferisco parlarne dopo. Intanto io credo che possiamo parlare di DNA anche di altri rettili e uccelli per via di queste penne che si muovono in base alle emozioni che provano questi giganti. Abbiamo poi il Parasaurolofo, specie presente prima in dominio, ma che sono sicuro sia stato creato per la prima volta durante le sperimentazioni su quest'isola. Il DNA di base è del Parasaurolofo InGen, lo credo per via di alcuni temi su alcuni dei Parasaurilofi di dominio. Questo in particolare con colori chiari e motivi azzurri e bianchi, oltre a di nuovo l'iguana, credo abbia DNA di cavallo, per via degli occhi, del muso e delle zampe, oltre al fatto che vive in armonia proprio come con i cavalli di Idominio. Hanno poi DNA di anfibi, penso, sempre per i motivi a strisce sul muso. Inoltre hanno protuberanze e membrane sul muso. Il Dilophosauro invece è molto particolare perché già quello di Jurassic Park presenta il collare, tuttavia apparentemente c'è la di natura e non è dovuto all'ibridazione. I colori sono pressoché gli stessi dei vari Dilophosauri che abbiamo incontrato nel corso del franchise, tranne per il collare, stavolta macchiato e solo con sfumature calde. Riesco però a vedere corrispondenze con le macchie del Mosasauro, quindi direi che anche in questo caso hanno usato DNA di rane o rospi o comunque altri anfibi. C'è poi il T-Rex.
Lui di nuovo ha sicuro DNA di iguana e penso abbia DNA di base sempre del T-Rex piumato di dominio. Non vedo poi molte altre caratteristiche di altri animali, al contrario questo Rex è molto basico. Tuttavia, essendo robusto anche nel collo, nella coda e nelle zampe anteriori, potrebbe avere DNA di mammiferi o grossi rettili come gli alligatori. Passando al successivo carnivoro c'è il Distortus Rex. Questo ha tante caratteristiche particolari. Prima fra tutte il DNA di base è ovviamente del T-Rex. Parte del DNA è di nuovo l'iguana, ma ancora ci sono tanti geni che potrebbe avere questo mostro. Primo fra tutti quello di scimmia secondo me, principalmente gorilla, esattamente come Mutadon. Perché penso questo? Per tanti motivi. In determinati frame possiamo vedere che ha delle grosse vene sulle braccia, cosa che nei rettili è molto poco visibile. Al contrario, i mammiferi e in particolare i primati hanno vene molto più visibili proprio sugli altri. Inoltre i rettili più sono robusti, meno si vedono i vasi sanguigni. Qui, al contrario, questa grossa creatura ha i vasi sanguigni molto visibili nonostante la sua robustezza. In secondo luogo, appunto, le braccia in sé. Non le chiamo zampe per facilitare la comunicazione nel video. Infatti queste braccia sono attaccate più in alto e hanno delle sorta di spalle, di nuovo molto visibili a differenza dei rettili più comuni. Queste braccia hanno una forma tipicamente da mammiferi, in particolare le scimmie, e il modo in cui appoggia le dita è tipico esclusivamente delle scimmie. Ritengo abbiano usato il gorilla proprio per via della sua robustezza incredibile. Altri animali potrebbero essere mammiferi marini, come accennai per il titanosauro. Il D-Rex ha una protuberanza sulla testa, che molti online hanno paragonato al beluga, che credo sia abbastanza credibile come cosa. In alternativa, e forse è più probabile, potrebbero aver usato il DNA del delfino. La ragione è semplice. Oltre al fatto che proprio intorno all'isola vivono dei delfini, sembrerebbe, il che potrebbe indicare che abbiano voluto usarne il DNA, è anche perché l'ibridazione nel franchise di Jurassic World, come già detto, riguarda non solo creare mostri per l'intrattenimento, ma anche fare esperimenti sull'intelligenza, sul controllo e all'ambito militare, esattamente come lo era il progetto Ibis con i Raptor, l'uso improprio che volevano farne dell'Indominus Rex e poi dell'Indoraptor, passando tutto poi sugli Atrociraptor. Di conseguenza potremmo dire che parte del DNA di questo mostro potrebbe essere anche quello dell'Indominus Rex, soprattutto se, come dice qualcuno online, il D-Rex potrebbe essere stato una delle prime versioni che portarono alla creazione dell'Indominus. Quindi quale DNA potrebbe avere? Potrebbe avere DNA di Raptor e altri grossi carnivori, soprattutto perché tra alcune immagini promozionali di D-Rex aveva delle penne come quelle dei Raptor. Credo che il Distortus Rex sia un mostro ancora da conoscere meglio, per saperne di più su di lui, sul suo passato e la sua creazione, oltre che eventualmente del suo futuro. Voi che dite? Passiamo ora a quello che introdussi prima, ovvero l'isola di St. Hubert, che non è un'isola InGen, non la InGen che conosciamo, è bensì un'isola Parkergenix e o Biosyn. Perché dico questo? Per tantissime ragioni, e ora una ad una le analizzeremo. La Biosyn ha sempre avuto spie all'interno della InGen, e più passava il tempo, più riusciva a gestire la InGen all'interno e all'esterno. Gli eventi più significativi sono stati il progetto Regenesis, condotto da Henry Wu e da InGen su Isla Sonna, ma spinto fortemente dagli infiltrati Biosyn. Già all'epoca iniziarono con sperimentazioni per modificare i geni dei dinosauri e renderli più mostruosi. Parliamo di Velociraptor, Spinosauri e Pteranodonti. La Biosyn viene poi a scoprire del Jurassic World e prepara già spie e uomini da mettere al suo interno. In che modo? Tramite la InGen Security, guidata da Vic Hoskins. Sotto la gestione di Vic, la InGen Security porta avanti il progetto Ibis sul controllo dei Raptor e decide poi di portarlo avanti tramite gli ibridi, in questo caso il Indominus Rex. Dopo l'incidente al Jurassic World si riorganizzarono le varie aziende e poi succede quel che succede. In questo contesto dove la Biosyn porta avanti un progetto così in tante maniere, è difficile credere che non sapessero del sito C, e anzi credere che il sito C
e gli ibridi non siano una loro idea. In questo contesto, l'isola di St. Hubert, i suoi laboratori e i suoi dinosauri sono il luogo più Biosyn che esista all'interno della InGen. La mia teoria quindi vuole che la Biosyn, tramite la InGen Security, crea l'idea degli ibridi e con la scusa di crearli per il parco fa sperimentazioni di vario tipo sull'isola di La Rinascita. Ma lo fa segretamente, usando il nome InGen, dato che ufficialmente i progetti di ibridazione sono cose InGen. Così facendo, ogni cosa illegale e moralmente inaccettabile viene attribuita esclusivamente alla InGen. Tuttavia, ci sono dettagli che ci devono far capire che questa teoria è pressoché vera. Al di là del canone già spiegato, e se non siete convinti vi invito a guardare questi video dove lo spiego molto meglio, nel laboratorio di questa isola vediamo principalmente tecnologia Biosyn, con colori Biosyn e materiale Biosyn, oltre che segni Biosyn ovunque. Mettendo insieme il progetto IBIS e il fatto che Turizzo, la Biosyn, possa gestire la InGen in segreto, tutto torna perfettamente. L'unica cosa che c'è da capire è quanto queste sperimentazioni siano legate o no a Jurassic World. Il progetto di ibridazione di V con i Domus Rex è davvero legato in qualche modo a questi progetti Biosyn? C'è effettivamente qualcuno convinto di lavorare per la InGen qua dentro? C'è effettivamente un legame diretto con Jurassic World? Non ne sono molto convinto, credo invece l'opposto. Quella dell'ibridazione è solo una scusa per fare questi esperimenti. Non è più gestire la InGen in segreto e quindi gestire parte del Jurassic World sperimentazioni. È solo un fingersi la InGen e fare ciò che vogliamo. Non dimentichiamo comunque che i concept originali volevano quest'isola proprio di gestione della Biosyn. Ciò non toglie però che secondo Coep non ha infranto il canone e di conseguenza, anche se non c'è scritto Biosyn da nessuna parte, ma c'è scritto InGen, quest'isola dovrebbe essere della Biosyn. Chiarito questo, che ruolo ha la Parker Genix? Come già detto, questa analisi teoria si lega particolarmente alla mia teoria, secondo cui la Parker Genix è la Biosyn. In questo senso, ci sta che la Parker Genix sappia tutto e riesca non solo ad avere infatti il tracker delle creature, ma anche a sapere dove si trova questa isola, a cosa servisse e quali dinosauri avesse. Detto questo, credo di non avere altro da dire. Se ho altro lo scriverò in un commento nella descrizione, oppure farò un video aggiuntivo. In ogni caso, per oggi io ho finito. Ringrazio tutti per avermi seguito fino a qui e ci vediamo alla prossima.